Ciao amici e amiche del segno del toro, io sono Angela e questo è Exoterical. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 18 febbraio al 3 marzo, dove troveremo la luna piena in Vergine. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo ad inquadrare questo periodo che appunto ci porterà verso la luna piena in Vergine del 3 marzo. È un periodo adattissimo per fare ordine dentro e fuori di noi, è un momento per impegnarsi, ad eliminare soprattutto il superfluo, per concentrarsi solo sulle cose più importanti, per cogliere delle nuove opportunità che riguardano principalmente il lavoro, la carriera, le questioni pratiche. Si possono ottenere ottimi risultati grazie all'efficienza, alla prudenza, ad avere un approccio pragmatico. Di contro, dobbiamo fare attenzione all'irritabilità, ad alcuni desideri che potrebbero essere un po' troppo ossessivi, sia di perfezione, sia di essere critici. Dobbiamo fare anche attenzione ad alcune persone che in questo periodo potrebbero diventare particolarmente critiche e sospettose, pignole, esigenti e a causa di questo magari creare discussioni, tensione, sfiducia e incomprensioni. E adesso partiamo proprio con la lettura, diciamo, scusate, dobbiamo accendere la nostra luna. Eccola qua. Adesso sì che possiamo partire proprio con gli oracoli e il primo per voi del toro ci fa una specie di fotografia del punto di partenza, quindi più o meno intorno al 18 febbraio, subito dopo la luna nuova. Qui abbiamo questa luna calante che ci parla forse di un qualcosa che abbiamo lasciato indietro o stiamo attraversando un momento di passaggio, di transizione, ci possiamo sentire particolarmente o spenti o stanchi, in una fase di sospensione, dove abbiamo bisogno di riflettere su noi stessi, perché quando c'è una soglia, un passaggio importante, soprattutto se ci vogliamo lasciare il passato alle spalle, allora forse avremo bisogno di prenderci un po' di tempo per fare cosa? Magari qualcuno avrà bisogno di rimarginare qualche ferita, di riflettere attentamente sull'accaduto, per diciamo, prepararsi una corazza, per proteggersi. Quindi diciamo che è una fase di guarigione, di passaggio dove vi permetterà di prepararvi a questo nuovo ciclo, nuovo percorso, di farlo subito, immediatamente, quindi come vi dicevo intorno al 18 febbraio, proprio per mettervi nelle condizioni giuste di affrontare questo periodo che come vediamo non sarà diciamo tanto facile, sarà abbastanza impegnativo per certi aspetti, e cioè il rospo parla di accettazione della verità, di riconoscere il proprio valore, di non temere il giudizio degli altri, di guardare oltre la superficie delle cose e oltre le apparenze. In pratica, se c'è stato un allontanamento di qualcuno o una difficoltà o qualcosa non ha funzionato o addirittura non abbiamo fiducia in noi stessi, nelle nostre capacità, magari ci vediamo in un senso metaforico come questo rospo,
dobbiamo invece guardare oltre. Vi ricordo che questo è anche simbolo di fortuna effettivamente in certe culture e quindi magari non ci rendiamo conto che alcune cose, anche se non vanno bene, non sono andate bene, forse dovevano andare così, allora prima le accettiamo e prima ci mettiamo nella possibilità di ottenere veramente qualcosa di buono, di giusto per noi e che meritiamo veramente. Però deve partire tutto da noi, e dall'accettazione di noi stessi della verità e magari lavorare su un qualcosa nello specifico. L'altro messaggio arriva da Polvere, di Luna ed è bellissima questa carta, ci sta dicendo che in questo periodo può esserci una sorpresa o comunque sta per accadere, una o più cose belle, una fase di cambiamento. L'abbiamo visto sin dall'inizio che c'è questo passaggio che deve attraversare qualcosa di complesso che abbiamo già visto e per giungere a un qualcosa di bello, quindi c'è un cambiamento inatteso che porta a gioia. Si può riaccendere il desiderio, la speranza, ci può essere una felice coincidenza, qualcosa che ci tira sul morale, possiamo cogliere un'opportunità fortunata, quindi direi che questa polvere di luna probabilmente qualcosa di bello, lo porta in questo periodo. E adesso passiamo alla fase successiva dove ascoltiamo l'oracolo dello sciamano. Oracolo dello sciamano che con la prima carta abbiamo l'arcobaleno. Ecco, questo simbolo di speranza, anche non solo di messaggio divino, quindi probabilmente dobbiamo essere in ascolto, potrebbe esserci un qualcosa che ci parla, che ci guida. Per altri aspetti magari potrebbe esserci una prova, una sfida da superare, quindi di non abbassare la guardia, non è una cosa negativa, assolutamente no, magari può collegarsi a quello che abbiamo detto, cioè cogliere una sfida, cercare di superare qualcosa di complesso, attraversare il buio, l'incertezza, proprio per fare chiarezza e connetterci alla nostra visione, ai nostri sogni, di non illuderci, attenzione, quindi i sogni sì, i desideri sì, obiettivi lucidi, cioè deve essere qualcosa di realizzabile, non di crearci illusioni. Quindi ecco perché risuona tanto quel messaggio di sincerità, di verità, prima di tutto con noi stessi e quindi di allinearci con intenzione e azione, quindi fare ciò che si può fare nel qui e ora. Questo è un messaggio importantissimo secondo me, quindi spunta questo arcobaleno che non a caso è proprio vicino a Polvere di Luna, quindi già ci sta dando un chiaro messaggio che quell'opportunità, quelle occasioni ci sono effettivamente, dobbiamo essere solo noi pronti a coglierli. L'altro messaggio arriva dalla donna selvaggia, ascoltare l'intuito, l'istinto, c'è qualcosa che parla dentro di noi e che vuole essere ascoltato. Infatti parla di istinto profondo, di intuizione, di riconoscere e accettare ogni parte di sé, seguire una bussola interiore probabilmente vi porterà all'essenza non solo di voi stessi, ma anche delle cose che state affrontando e quindi riuscire a trovare delle soluzioni chiare e nette da seguire. L'ultimo messaggio arriva dalla carta il serpente. Allora, spesso uno guarda con circospezione un serpente, è ovvio, a livello metaforico questa carta però prende un'accezione secondo me molto molto profonda che si collega effettivamente a quello che stavamo dicendo, proprio di trasformazione profonda, di accettare il rinnovamento delle energie e quindi anche in questo caso di riconnettersi. Abbiamo visto interiormente, parlato di tantissime cose, questa va nello specifico del corpo,
di riconnettersi al proprio corpo, ai ritmi naturali, di esprimere la passione, la creatività, di, dare vita pratica ai pensieri, magari attraverso l'arte, alcune relazioni, la meditazione, il risveglio, quindi di essere liberi proprio per rompere gli schemi del passato e quindi vivere alcune cose con molta più tranquillità, spontaneità e serenità. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!